Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. A grande richiesta dopo il video in cui ho provato la Yamaha R3 ho chiesto se vi sarebbe potuto piacere un video su telemetria e acquisizione dati e infatti oggi proverò a spiegarvi che cos'è, come funziona e in più analizzeremo un giro di pista acquisito su una nostra Yamaha R6 con il pilota Paolo Lolli nel National Trophy 600. Ma tutto dopo la sigla! Allora, partiamo dal primo punto. Iscrivetevi al canale. Secondo punto, non si chiama telemetria. La telemetria, come accezione pura del termine, è un sistema di trasmissione e analisi dati, sì, ma in tempo reale. Quindi, per intenderci, è quella comunicazione che si utilizza in Formula 1 o nelle auto in genere. Nelle moto c'è l'acquisizione dati, che se vogliamo dirlo con un inglesismo fighissimo, data logger. Che poi per comodità nell'uso quotidiano si dica telemetria, è vero, però è un errore ed è bene specificarlo. L'acquisizione dati non è nient'altro che una centralina, montata sulla moto ovviamente, dalla quale si diramano un sacco di sensori che analizzano ed acquisiscono determinate funzioni e movimenti della moto. Ci sono svariati sensori e misurazioni e più la categoria è complessa e più è importante e invadente l'utilizzo dei dati. Mentre la moto gira, questi dati vengono immagazzinati in quello che è il data logger per essere successivamente scaricati su un computer per essere analizzati. Quindi quando meglio si crede attraverso wifi, bluetooth o cavo, questo dipende da che tipo di acquisizione dati abbiamo e dalla marca, scarichiamo i dati sul computer per poterli leggere attraverso il software dedicato. Per farvi capire, su una Super Sport 300 analizziamo circa una quarantina di canali, mentre una Superbike arriva ad averne circa 250. Ma per quale motivo viene utilizzata l'acquisizione dati? Ora i puristi diranno: ah, non serve a niente. Una volta io saltavo i fossi per la lunga. Verissimo, però con l'avvento dell'era tecnologica ci si è avvalsi di questo strumento che ha una precisione infernale nel rilevare i dati e le misurazioni della moto, per potersi così svincolare dalla sola opinione del pilota e poter così migliorare il setup più velocemente possibile nel minor tempo possibile. E da pilota vi assicuro che si dicono una marea di cazzate, però l'importante è parlare onestamente e piano piano, con tempo ed edizione, si imparerà a trasmettere le proprie sensazioni al team o alla persona in questione che ci ascolterà. L'acquisizione dati si usa prevalentemente in campo di gara, ma ultimamente molti amatori la usano e se ne sentono di tutti i colori. Già, perché spesso e volentieri l'acquisizione dati viene utilizzata come salvezza alle proprie incapacità. Metto l'acquisizione dati, tolgo 2 secondi. Chiamo l'elettronico a farmi la mappa, levo 2 secondi. In verità, per un amatore, spesso e volentieri e nel 90% dei casi l'acquisizione dati può essere evitata, anzi forse è meglio non vederla. Questo perché in gergo tecnico si dice che l'acquisizione dati ci aiuti a togliere quello che si chiama l'ultimo secondo, ma se ne prendi 10 o 15 capisci bene che l'elettronica è l'ultimo dei tuoi problemi. Un'altra cosa molto importante è la lettura dei dati in questione. Quando passate nei box o nelle tende delle gare di alto livello, c'è sempre una o più persone intente a lavorare a un computer. Quelle persone stanno leggendo i dati, che poi con il capo tecnico si interfacceranno per cercare di prendere le decisioni migliori per fare una moto migliore. Quindi adesso prendetevi 10 minuti e andiamo insieme ad analizzare le cose basilari che guardiamo nell'acquisizione dati, ed in questa cosa ci aiuterà Andrea, mio compagno e socio nell'avventura VR Corse. Quindi Brembo, adesso andiamo a vedere un giro di pista del nostro pilota Paolino Lolli nella pista di Imola. Questo qui è un giro in 54,7 con la nostra Yamaha R6. Questo qui che vediamo nella schermata principale è il software di analisi dei dati di 2D, che è la marca che utilizziamo noi per acquisire i dati. La schermata principale si apre con una timeline, come possiamo vedere, dove ci sono tutti i vari canali per dare un primo sguardo. La cosa importante che viene fatta è quello di matchare le sensazioni del pilota con quello che dicono i dati, perché delle volte il pilota può aver ragione, delle volte può sbagliare, e insieme si cerca di fare una moto migliore per cercare di andare più forte e nel minor tempo possibile. E quali sono le cose che si guardano all'inizio immediatamente, che serve guardare subito appena il pilota esce? Beh, diciamo che appena il pilota esce si fa generalmente durante il weekend, si costruisce un po' quello che poi sarà la gara, quindi si va a valutare per prima cosa il rapporto, generalmente se si è fatta una buona scelta, se si possono fare delle modifiche. Infatti generalmente quando apriamo la telemetria apriamo una schermata.
l'acquisizione dati, che a noi viene spontaneo delle volte chiamare telemetria, ma in realtà non è una telemetria. Quando apriamo l'acquisizione dati, solitamente la configuriamo in un modo tale che ci appaia quello che per noi viene più comodo visualizzare. In questo caso, e per la mia abitudine, io visualizzo principalmente quello che il pilota sta chiedendo alla moto, quindi quello che si chiama TPS o gas, dipende un po' da come vi configurate il canale. In questo caso si tratta di questa linea rossa, ed è ovvero come Paolino gestisce la manetta del gas. In verde potete vedere i giri motore, in bianco è l'utilizzo del freno, in azzurro, in questo blu diciamo, è la posizione del cambio, quindi la marcia inserita. Andando a guardare i dati, uno si fa una prima idea del rapporto guardando i giri motore all'interno delle diverse curve. Sempre parlando con il pilota si va ad analizzare quali sono i punti forti della moto, quali sono i punti deboli della moto, con il rapporto che è stato utilizzato durante il turno. Dire il vero, stiamo guardando un giro della gara che ha fatto, quindi è già a lavoro finito durante il weekend, si era già ottimizzato il più possibile. Guardandola così a distanza di tempo, la prima cosa che mi salta all'occhio è qui. Se notate la parte bassa a destra dello schermo potete vedere anche la mappa, quindi state vedendo dove mi sto muovendo. Mi sto muovendo verso la variante bassa che Paolino affronta di seconda marcia, come potete vedere qui. Affronta di seconda marcia e con una moto che arriva a 6600 giri. In una prima occhiata generale è la prima cosa che mi balza all'occhio. Infatti molti piloti utilizzano la prima, esatto, spesso, alcuni volentieri. piloti spesso utilizzano la prima, specialmente nelle moto con magari delle preparazioni super sport dove il cambio è libero. Noi, avendo la moto a regolamento CIV, in quella stagione il cambio era tradizionale, quindi il cambio era con la rapportatura di serie. Usare la prima è un po' una scelta un po' particolare, magari si usa facendo un'altra scelta di rapporto. Nel nostro caso si era fatta una scelta di utilizzare le 6 marce, quindi di fare le varianti di seconda. Quindi una volta che abbiamo visto quello che sono, poi si guardano anche i parametri del motore, giusto? Quindi la temperatura del motore, se l'andamento è regolare. Certo, si controlla sempre la temperatura del motore perché è fondamentale per l'utilizzo della moto. In questo caso era una gara dove faceva veramente molto caldo ed era una gara di gruppo. Infatti se vediamo si ha un andamento un po' controtendenza, nel senso che nelle zone di rettilineo quasi la temperatura va a salire perché i piloti andavano a infilarsi in scia uno all'altro e quindi il motore smetteva di prendere aria e la temperatura tende a salire. Qui eravamo anzi abbastanza alti perché abbiamo sempre girato intorno ai 90 gradi. Nonostante usiamo additivi, radiatori grandi, eccetera, eccetera, La eccetera. nostra temperatura di utilizzo la vorremmo un po' più bassa generalmente. Un altro valore che guardiamo spesso e volentieri è quello della lambda. Questo viene fatto, è un valore che guardiamo per fare la carburazione della moto e far sì che il motore possa andare più forte. Che cos'è la lambda e come si legge? La lambda è un valore che ci viene dato da un sensore che viene posizionato all'interno dello scarico, generalmente è una zona abbastanza centrale dei collettori. Questo è un sensore che ci dà il rapporto stechiometrico che in quel momento sta avendo la moto. In questo caso noi abbiamo avuto, io mi sto muovendo all'interno della pista e sto andando a visualizzare un pochettino le zone più rettilinee. Se notate, sempre guardando il pallino sotto, Imola non ha grandi rettilinei, però comunque ha degli allunghi dove c'è un bel gas pieno. Sto andando ad analizzare un pochino i vari valori di lambda in tutti i giri motore che il nostro pilota in questo caso utilizza, senza andare a giocare troppo con il gas, in modo tale da avere una bella lettura appunto della lambda e quindi della cara e vecchia carburazione, mettiamola così. In questo caso il canale della lambda è evidenziato in questo lilla, diciamo, il valore si aggira intorno allo 0,90, 0,89, 0,88 in funzione di quanto noi in centralina gli abbiamo dato come target di riferimento, in base a dove noi vogliamo andare ad utilizzare la moto. Target viene scelto in funzione della potenza massima sprigionata sul banco prova. Successivamente, una volta guardato il motore, il rapporto, si cominciano a guardare le famigerate sospensioni, giusto? Esatto, si passa poi alla parte saliente dell'acquisizione dati. Diciamo che noi di solito questo lavoro sbologniamo perché come team siamo sempre appoggiati ad Andreani Group, quindi sia nel mondiale che all'italiano c'è sempre un tecnico di Andreani, ci aiuta nella lettura dei dati e nel confronto con il pilota. Sì, ecco, diciamo la lettura dei dati viene fatta da noi, poi le scelte vengono prese insieme ai ragazzi di Andreani per quanto riguarda le tarature da fare poi sulle sospensioni, quindi per quanto riguarda molle, idrauliche e via dicendo. In questo caso sono andato ad aprirmi i canali all'interno dell'acquisizione dati della sospensione anteriore e sospensione posteriore, che è quella gialla, e la sospensione rear che è posteriore è questa qui in violetto chiaro, esatto, rosa. Mi tengo aperto ovviamente anche il freno, che ha un ruolo fondamentale all'interno della valutazione della ciclistica della moto. Esatto.
il ruolo dell'utilizzo del freno è fondamentale, perché tante volte ci si fa un po' portare fuori strada nella taratura delle sospensioni dovuto magari a un utilizzo del freno un po' particolare, differente da pilota a pilota. Una volta che abbiamo aperto i canali delle sospensioni, generalmente si va a dare un'occhiata generale di come le sospensioni si sono comportate. Una cosa che ci può dare una mano sono i valori di massima e di media della sospensione. In questo caso vediamo che la sospensione anteriore ha avuto una corsa massima di 116 mm e una media di 47. L'ammortizzatore posteriore una bella corsa massima di 36 mm e una media di 11,5. Una media dell'ammortizzatore posteriore quasi bassa in confronto a una corsa massima elevata, che però di solito, come il nostro buon pilota ci dice, si raggiunge dove? A Imola? Penso giù dalla Piratella. Nella compressione delle acque minerali. Nella compressione delle acque minerali o giù dalla Piratella. Possiamo andarla a vedere dov'è questo valore massimo, ad esempio. Questo, vedete, è proprio quello che dicevamo prima, è l'interfacciarsi tra pilota e acquisizione dati. A occhio io vi dico che dovrebbe essere qua, e infatti ci ho preso subito, è 35,8. E qua dove siamo, Edo? Guarda il pallino rosso. Io ti ho detto giù dalla Piratella. Ah, sì, giusto, giù dalla Piratella. Vedi che pilota non sbaglia in questo caso. Non sbaglia. Comunque sì, è una situazione che lì alla Piratella ci andiamo a ripetere un paio di volte, perché anche qui la sospensione fa un bel picco a 35 mm, quindi dai, è più o meno quella la zona dove si raggiunge il picco massimo della sospensione. Poi adesso magari guardando i dati potrebbe venire, bisognerebbe indurire, però adesso questo è il lavoro finito, nel weekend di gara eravamo arrivati a questa soluzione, quindi anzi la media è abbastanza bassa, perché generalmente andiamo a cercare una media un pochettino più alta, quindi cerchiamo di far muovere un po' di più la moto. In questo caso vuoi anche che per la gara i parametri rispetto al weekend tendono un pochettino a cambiare, perché il pilota tende a spingere un po' di più, si muove un po' di più sulla moto, quindi ci sta che magari qualcosina sia cambiato il valore di media durante. Dopo tutti i vari cazziatoni va sempre più forte il pilota. Esatto, infatti il 54 l'ha fatto poi in gara negli ultimi giri. Poi, come si può vedere dalla schermata principale, piano piano facendo l'occhio a guardare l'acquisizione dati e questo tipo di schermata, servono tutti i colori per differenziare i vari canali e non confonderli. Ora noi li conosciamo, però per voi che state guardando la prima volta vorremmo farvi vedere quali sono tutti i canali che vengono analizzati. Questa acquisizione è in grado di acquisire 100 canali, quanti? Un centinaio di canali. Un centinaio di canali. Questi sono tutti. Esatto, 130 canali ai quali vengono dati dei colori diversi, alcuni magari non vengono nemmeno utilizzati in quanto è una moto abbastanza semplice, è una super sport e non è una super bike. Sì, in questo caso vi abbiamo fatto vedere una parte diciamo abbastanza semplice di quello che noi andiamo a analizzare durante il weekend, tant'è che ho configurato pochi canali e essendo poi le schermate utilizzate da noi diciamo che ce le andiamo a creare come più ci piacciono e come negli anni abbiamo imparato ad avere dimestichezza e ad interpretarli. In questo caso ho aperto una schermata molto semplice in modo tale che fosse facile da capire e da comprendere. Tantissimi canali li tengo spenti. Di questi 120 canali ce ne sono alcuni che usiamo di più, alcuni che usiamo di meno. Ad esempio il rapporto inserito, ovvero la marcia, la usiamo tanto il TPS, che è diverso, come dicevamo prima, dal gas. Adesso dopo lo facciamo vedere quando facciamo vedere il freno motore. Infatti gas sta per gas demand, ovvero la richiesta del pilota, invece TPS è la throttle position sensor, ovvero la posizione della farfalla a tutti gli effetti. Utilizziamo ovviamente sospensione posteriore, non acquisiamo il freno posteriore. Freno posteriore in quel caso non lo acquisivamo. Utilizziamo le velocità ruote tante volte per valutare la differenza di velocità tra la ruota anteriore e la ruota posteriore. Questo lo facciamo perché non abbiamo traction control, però per il freno motore guardare la velocità delle ruote è importante. È molto comodo, come dicevamo prima utilizziamo la lambda, spesso controlliamo anche tra le diverse strategie che sta utilizzando il motore durante i cambi marcia. Ecco, tu qua stai dicendo strategie nel cambio marcia, ma chi ti guarda probabilmente non sa che cos'è una strategia di cambio marcia. Spiegala. Sì, noi utilizziamo cambio marcia assistito dalla centralina sia nello salire, quindi nell'andare a mettere marce, che in scalata.
Quindi con il blipper. Quello che noi chiamiamo blipper. Comunemente blipper. La centralina gestisce delle strategie nel blipper di freno motore e invece in salita di taglio. Queste sono le strategie di cui parlavo prima. Quindi noi andiamo a vedere in quel momento esatto cosa sta facendo la centralina e quale strategia all'interno dello scalare le marce sta utilizzando. Poi ad esempio hai parlato di cella di carico, noi acquisiamo anche il dato di con quanta forza il pilota schiaccia la leva del cambio. Quindi ad esempio se il pilota dice non mi è entrata la marcia, noi possiamo andare a vedere se per sbaglio lui ha solo sfiorato la leva e non l'ha schiacciata veramente. Se vuoi io te lo faccio vedere, tanto ce l'ho proprio qua sotto mano. Questo è load cell. Load cell, ok. Ve lo faccio vedere. In questo caso vabbè non l'ho colorato né niente, andiamo a vedere qualche cambiata. Questi picchi, ecco, queste sono le richieste del pilota sulla leva del cambio. Quando lui va a chiedere la marcia, in questo caso qua siamo giù dalla piratella. Paolino passa dalla terza alla quarta con una richiesta di 550 newton, dalla quarta alla quinta con una richiesta di 500 newton anche qua più o meno. Okay. Possiamo vedere ad esempio quello che diceva Edo prima, per caso qui Paolino ha toccato la marcia. E la marcia è entrata oppure no? No. La marcia non è entrata in questo caso, lui qui semplicemente nel muoversi sulla moto per prepararsi alla staccata anche perché qua c'è il cambio di direzione, piratella si affronta a sinistra e poi la prima delle acque minerali è a destra e quindi il pilota si muove sulla moto e può essere che abbia schiacciato la leva. Ha sicuramente toccato dentro la leva e grazie a ciò, grazie alle strategie di cui vi parlavo prima, la marcia non è stata inserita perché noi abbiamo tarato la centralina a cambiare a una forza superiore a questi 200 newton, quindi in questo caso la moto non ha inserito la marcia, o meglio nel cambio non è stata ingaggiata la marcia successiva. Qui invece in staccata vediamo che è andato a richiedere la marcia con una forza di sempre intorno ai 300-400 newton e in questo caso ha scalato la marcia ed è subentrata la strategia di freno motore. A proposito di freno motore, visto che me ne hai parlato, è una cosa che ci tenevo molto a far vedere perché nel mondo amatoriale ci sono le moto che hanno engine brake più, meno 4, meno più e molte persone fanno un sacco di confusione con il freno motore, quindi facciamo vedere, spieghiamo che cos'è, come si regola e perché si regola. Le moto moderne principalmente, ovvero quelle moto dove il comando del gas ha una gestione elettronica della farfalla, quindi la nostra manetta, chiamiamola così, che abbiamo in mano non comanda direttamente la farfalla ma comanda un dispositivo elettronico in grado di fornire alla centralina un valore di quello che stiamo chiedendo e il corpo farfallato, grazie a un motore interno, un motorino elettrico, gestisce la farfalla stessa. Quindi noi elettronicamente possiamo andare ad agire su questo valore qui. Noi elettronicamente possiamo andare ad agire su questo valore e possiamo andare a modificare. Andiamo a vedere un pochino di cosa si tratta questo famoso freno motore. Prendiamo una delle staccate più difficili di Imola, che è la staccata della Rivazza. Penso che non sia solo di Imola come staccata difficile, credo che questa se la gioca all'interno di tutto il campo gare della stagione come frenatona. I 600 si arriva di sesta marcia a pieno gas. Se volete vi dico anche la velocità, in questo caso lo vediamo in un secondo, quindi mi basta andare a prendere. Arriviamo effettivamente con il GPS a 240 all'ora, 236. Ok. Effettivi questi, giù dalla discesa della Rivazza. Si piega la moto verso destra e si comincia a frenare. Esatto. Qua il pilota, come vediamo dal canale che abbiamo aperto prima della cella di carico, chiede il cambio marcia. Infatti va a scalare dalla sesta alla seconda, toglie 4 marce. Come dicevamo prima, in questo caso in realtà io mi sono accorto di una cosa: la moto qua non ha scalato la marcia, cosa particolare, però può capitare, specialmente in occasioni un po' particolari quando si va a giocare col gas. Vediamo qui, il roll off del gas in questo caso non è stato perfetto. Che cos'è il roll off del gas? Perché non tutti sanno, nella terminologia è la chiusura del gas, che deve essere sempre fatta in maniera brusca e repentina, cioè bisogna chiudere per davvero, non
parzializzare e poi chiudere. Quello che è l'accompagnare il gas è sbagliato nella guida in pista. Esatto, anche perché le centraline non amano questo tipo di gestione e spesso fanno questo errore, ovvero ci danno una blippata, quello che tutti chiamano mi ha blippato a vuoto, ovvero praticamente scalando la marcia il motore non cala di una marcia, quindi non fa quello che sta facendo qua, non passa dalla sesta alla quinta, ma dà un colpo di gas. Poi possiamo vedere la linea arancione, che è il nostro TPS, quindi la farfalla effettiva del motore, ha subito un acceleramento, ha accelerato, non ha cambiato marcia e quindi il pilota si è preso un bello spintone in avanti. Dopodiché si accorge che non viene scalata la marcia, ringaggia il cambio, quindi va a scalare, la blippata viene ridata, la marcia viene cambiata e si passa. Infatti vediamo che ci sono 5 richieste ma 4 marce scalate. Passiamo in quinta, passiamo in terza, passiamo in quarta e via dicendo. La gestione terza, quarta, cioè prima la quarta e poi la terza. sì. Passiamo dalla sesta, passiamo alla quinta, quarta, terza e seconda, come avevamo detto prima. La gestione del freno motore è esattamente tutto questo tratto qui, tutto questo tratto e poi tutto il tratto che Paolino passa senza aprire poi il gas effettivo fino a, in questo caso fuori zoom, quindi fino a qui. In tutta questa parte viene gestito il freno motore, ovvero la moto a tutti gli effetti avrà una richiesta di gas pari a 0, tant'è che Paolino qui, se noi andiamo a vedere il dato del gas demand, è a 0, addirittura ce lo dà in valore negativo, ma questo è semplicemente un problema di linearizzazione del canale. Durante le scalate il blipper porta il gas anche al 20, 30%, 25% in base a quanto noi da centralina abbiamo fatto lavorare e ci accompagna tra una cambiata e l'altra con un valore della farfalla che varia dai 7%, 6% e via dicendo fino ad assestarsi nell'ultima cambiata della seconda a un valore del 2,3, 2,4%, valore con cui noi possiamo andare a giocare in centralina. Se vogliamo più freno motore questo valore sarà più basso, oppure potremmo agire spegnendo i cilindri, togliendo, ci sono un sacco di cose che si possono fare per benzina, ci sono diverse strategie. Per quale motivo si cerca di regolare il freno motore? Intanto per aiutare il pilota a fermare la moto, esatto, aiutare la moto a schiacciare e a voltare senza giusto? andare ad esagerare, perché sennò poi si ovviamente va ad esagerare, si va come tutte le cose è un'arma a doppio taglio, si può esagerare e passare dall'altra la moto parte. diventa estremamente pattinante, quindi la moto tende a fermarsi ancora meno, quindi tante volte quando molti piloti amatoriali ti dicono cavolo, ma io continuo a dare freno motore e la moto si ferma sempre meno. Questo perché ormai la moto si è passati dall'altra parte, è sbagliato. Una volta che la ruota inizia il pattinamento, la forza frenante che abbiamo è sicuramente inferiore.